Buongiorno a tutti, oggi vi voglio parlare di torri evaporative. Voglio parlarvi di applicazioni delle torri evaporative con i climi particolarmente freddi. Abbiamo fatto delle applicazioni di torri evaporative che sono state installate in ambienti decisamente freddi. Parliamo di ambienti che vanno sotto zero a livelli importanti, meno 20, meno 30, meno 40. Tanto per intenderci, applicazioni che sono andate a finire su acciaierie in regioni dove ci sono escursioni termiche notevoli, per cui si hanno estati calde, ma inverni decisamente rigidi. Come tutti sapete, le torri evaporative sono macchine che vengono installate all'esterno, quindi sono macchine che devono poter lavorare anche in condizioni di temperatura estrema. Tipicamente vengono progettate e costruite tenendo in considerazione quelle che sono le condizioni peggiori, ovvero le condizioni estive, perché dovendo fornire acqua fredda evidentemente serve che durante la stagione calda performino al meglio. Trattandosi di torri che lavorano a servizio di processi industriali, devono poter lavorare 365 giorni all'anno, quindi anche durante la stagione invernale estremamente fredda. I problemi sono legati soprattutto alle condizioni ambientali, ovvero quando queste condizioni scendono a temperature estremamente basse. Si utilizzano, per poterle far funzionare, alcuni escamotage o alcuni accorgimenti decisamente importanti. Primo fra tutti, resistenze antigelo all'interno della vasca, che mantengono una temperatura minima ed evitano il congelamento dell'acqua all'interno della vasca in caso di fermata della torre. Perché diciamo che finché l'impianto funziona e la torre è in funzione, tutto sommato non abbiamo grossi problemi. L'acqua arriva magari a 40 gradi, 30 gradi dal processo ed è sempre in circolazione, difficilmente potrà congelare all'interno della vasca. In ogni caso potrebbe accadere che dobbiamo fermare il processo, fermare la torre durante una fermata di manutenzione o durante una pausa di vacanze e in questo caso l'acqua potrebbe congelare all'interno della vasca. Quando abbiamo vasche di dimensioni molto elevate, le resistenze non sono più sufficienti. Molto spesso vengono inseriti dei tubi di vapore, con vapore diciamo così di solito esausto che arriva da lavorazioni secondarie e viene fatto scaricare all'interno della vasca tramite quello che viene chiamato in gergo borbotage. Altri accorgimenti sono quelli riguardanti la circolazione dell'acqua in torre. Mano a mano che la temperatura scende potremo andare a fermare i ventilatori perché avremo necessità di un'efficienza di scambio termico inferiore e quindi possiamo o fermare i ventilatori tout court oppure se avremo dei ventilatori a controllo elettronico con inverter andare a diminuire la velocità fino a fermarli quando l'effetto camino della torre sarà sufficiente a raffreddare l'acqua. Più scende la temperatura, più questo effetto camino è eccessivo anche per i carichi termici che abbiamo a valle della torre. Quindi, step successivo, non si fa più passare l'acqua in torre ma la si bypassa direttamente in vasca. Questo per evitare che l'acqua ghiacci all'interno dei pacchi di scambio e a quel punto vada a tappare completamente, a ostruire completamente con il ghiaccio i pacchi di scambio e, cosa decisamente grave, ad appesantirli facendoli collassare all'interno della torre. Nel caso poi le temperature siano rigide per parecchio tempo, un altro accorgimento che si può adottare è quello di mettere delle paratie sui louvers e andare a chiudere quindi le prese d'aria per limitare ulteriormente l'ingresso dell'aria all'interno della torre che potrebbe andare a congelare l'acqua che passa o percola sui pacchi di riempimento. Diciamo che sono tutta una serie di accorgimenti che applichiamo sulle torri che vengono utilizzate in questo ambito operativo. Se siete interessati, contattateci, potremmo darvi qualche suggerimento interessante. Buona giornata a tutti e grazie!